Estoy aquí. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento corretto, en el tempo corretto. Buongiorno bellezza, io sono Holly Moon e questo è Astro Dee, il femminile sotto la luce delle stelle, dove esploriamo gli archetipi delle dee greche femminili sotto le luci dei segni zodiacali. Scusate un attimo un po' il rumore di sottofondo, come potete vedere sono in un posto diverso, sono sul gommone, un'esperienza che a me è molto cara, però ovviamente essendo in un porto sentirete anche quelle che sono le voci che vivono questo luogo molto bello e molto connesso al mio essere selvaggio. E parlando appunto di esseri selvaggi, oggi andiamo a esplorare la seconda dea vergine che ci propone la Bolen, ovvero la dea Artemide, dea a me molto cara, che in questo primo episodio esploreremo come archetipo della sorellanza connesso al segno della Vergine. Beh, come al solito io ho estremo piacere di mostrarvi il disegno di Claudia, che rappresenta appunto la nostra dea. Vedete qua Artemide con la sua tunica corta, poi l'animale che la rappresenta per eccellenza, il cervo, ma non è l'unico. Bene, chi è questa Artemide quindi? Artemide è una dea greca di seconda generazione, figlia del re dell'Olimpo, Zeus, e la divinità della natura Leto. Leto era figlia di due titani. E cosa successe? Che Zeus, ovviamente, fra i suoi vari incontri, si innamorò anche di Leto, nonostante fosse sposato con Era. Leto rimase incinta ed ebbe grandissime difficoltà, un luogo adeguato dove potesse portare alla luce i suoi due figli, perché Artemide è la sorella di Apollo, dio del sole, sorella gemella. E quindi cosa successe? Leto cercò in tutti i modi di trovare un posto adeguato dove poter partorire, ma nessuna persona voleva aiutarla per paura della collera di Era. Quindi a un certo punto finalmente riuscì a trovare riparo ad Elo. Qui riuscì ad partorire la prima figlia, Artemide. E qui vediamo Artemide nel suo primo ruolo di sorellanza, ovvero da levatrice della sua stessa madre. Aiutò sua madre a portare alla luce Apollo, il suo fratello gemello. E non furono momenti semplici loro, perché appunto era presa dalla collera e le fece patire di tutti i colori alla povera Leto per 9 giorni e 9 notti. Quando Artemide compì 3 anni, Leto decise di presentare sua figlia al re dell'Olimpo. L'inno ad Artemide vediamo proprio Zeus che racconta tutto tronfio e fiero che quando nascono figlie così belle non è più intimorito da quella che è la collera di Era ed è pronto a dare a sua figlia tutto ciò che lei richiederà. Quindi Artemide richiederà arco e frecce, cani da caccia, ninfe che la seguano i suoi ritiri nei boschi selvaggi, poter indossare una tunica molto corta che le permetta appunto di poter correre fra i prati, e chiese anche castità e libatezza. E Zeus ovviamente accolse le sue richieste, le lasciò appunto la possibilità di scegliere lei stessa liberamente. Artemide poté andare a cercare lei stessa le sue ninfe, quindi si recò presso i fiumi per scegliere le più belle. E andò a cercare i ciclopi, che erano gli artigiani di Poseidone, per chiedere che le facessero arco e frecce. Cercò Pan, l'uomo mezzo uomo e mezzo capra, per chiedergli i suoi migliori cani da caccia. Si fece fare la sua tunica corta e, così eccitata di andare subito alla sua prima battuta di caccia, ci andò di notte e si dice appunto che ci sia andata al lume di torcia. Infatti una delle grandi caratteristiche che ha questa dea Artemide è anche quella della visione lunare. Artemide appunto insieme a Selene ed Ecate rappresenta la Trinità lunare. Sono appunto le 3 dee, una in terra, Artemide, la dea della luna in terra. Abbiamo poi Selene, che è la dea della luna in cielo, ed Ecate, che è la dea della luna all'interno, nella profondità. Una delle grandi caratteristiche di Artemide è appunto la sua sorellanza, ovvero essere proprio una sorella maggiore verso le altre donne, ed è una qualità che vediamo molto spesso in questo mito. Ad esempio,
quando si è comportata da levatrice verso sua madre. Ma non solo in questo caso, la dea Artemide è intervenuta più volte in soccorso della madre, proprio come una sorella maggiore, e il suo modo di agire era rapido ed efficace, proprio come una freccia che viene scoccata. Vi si racconta che era molto feroce questa dea. Ad esempio, ricordiamo la storia di Leto, quando la stolta e arrogante Niobe si è vantata di avere più figli di lei. Leto chiamò immediatamente i suoi 2 figli prodigio, Apollo e Artemide, che facessero in modo di far terminare questa umiliazione il prima possibile. E Apollo uccise con le sue frecce i 6 figli di Niobe, mentre Artemide uccise le 6 figlie, in modo che non si potesse più vantare nei confronti della propria madre. Ma non solo, ci furono altri episodi in cui Artemide dovette intervenire per poter aiutare le sue sorelle, appunto le ninfe del fiume. Vi fu l'episodio in cui una delle sue ninfe venne importunata dal dio del fiume mentre lei stava facendo un bagno. Artemide, appena sentì le urla della ninfa che stava cercando di scappare dalle molestie di questo dio del fiume, intervenne immediatamente, facendo cosa? Tramutandola in una fonte in modo che non venisse più importunata. Questo è uno dei suoi modi light di intervenire, perché vi fu anche il caso in cui lo stolto cacciatore Atteone vide le ninfe e Artemide che stavano facendo un bagno in uno stagno nascosto e un po' imprudente si fermò a guardarle per lungo tempo. Quando Artemide se ne accorse e prese questo gesto come una grandissima mancanza di rispetto, decise di tramutare il cacciatore in un cervo, in modo che i suoi cani si abbattessero contro di lui e lo sbranassero. Molto alla leggera Artemide le mancanze di rispetto verso la sfera femminile. Infatti si dice anche che Artemide sia, oltre l'archetipo della sorellanza, l'archetipo appunto del femminismo, ovvero tutte quelle grandi donne che hanno saputo compiere gesti forti, profondi, che hanno dato veramente una scossa alla sfera femminile, si dice che abbiano incarnato l'archetipo Artemide. Tra l'altro la Bollen esplica perfettamente come questa donna abbia assunto il ruolo, è la Steinem. Le donne successivamente si sono ispirate a lei anche nel modo di vestire e proporsi, decidendo anche di poter dare un nuovo volto alle donne indipendenti, autoritarie, non per forza semplicemente delle donne che sembrassero degli uomini, ma anche donne affascinanti, piene di empowerment femminile. La donna Artemide è colei che sa vivere nel pieno del mondo selvaggio. È una donna che predilige appunto esperienze abbastanza uniche e particolari, dove si sente ben connessa alla natura, che possa essere il mare, un cielo stellato, e correre nei prati, fare il bagno nei fiumi, negli stagni. Quel modo di fare appunto da dea vergine indipendente che ti ricorda quel tono di so badare a me stessa, non ho per forza bisogno di te che mi dica cosa debba fare, come lo debba fare. Questo atteggiamento di saper badare a se stessa la rende particolarmente indipendente, ma non soltanto dagli uomini, ma anche nel saper fare le scelte che sono proprio sue e di quelli che sono i suoi interessi e di quelli che sono i suoi talenti e di come interessa a lei portarli avanti. Un esempio molto interessante che porta la Bollen su come attivare questo tipo di archetipo riguarda una scrittrice di talento che apparentemente ogni volta che iniziava una relazione con un uomo si interrompeva dallo scrivere. Questo appunto dell'amica fece nascere nella scrittrice un gran senso di consapevolezza riguardo alla sua dipendenza dagli uomini, tant'è che la portò a decidere di isolarsi, andare in un posto lontano e venire di tanto in tanto a frequentare amici e parenti. E questo modo di attivare l'archetipo Artemide la aiutò tantissimo per poter completare il suo libro. Ed è molto interessante come appunto molte volte noi donne magari non ci rendiamo conto come si possano attivare diversi archetipi, perché qua possiamo vedere come l'archetipo Afrodite Era sia infatti in attivazione dentro la donna scrittrice. Sono anche altri esempi, vi sono donne che si sono sposate in giovane età, magari subito dopo gli studi, che passano dalla fanciulla Persefone all'archetipo Era senza esplorare l'Artemide e magari un domani
se ci dovesse essere un divorzio, è in quel momento che la donna esplora Artemide, perché inizia a fare frequentazioni con amiche, inizia ad andare soltanto a camp femminili, inizia a fare un viaggio da sola, fa passeggiate all'aria aperta, scopre tutto un altro mondo, ed è quello che ti porta a fare Artemide, un mondo fatto soltanto di te stessa, di completezza e unità. Qualsiasi donna volesse attivare mai dentro di sé l'archetipo Artemide, basterebbe che riuscisse a fare pace con se stessa del fatto che magari questa donna potrebbe anche mai sposarsi, e questo non ne diverrebbe un dramma, tutt'altro. Sarà in grado di sentirsi centrata, una in se stessa, e portare avanti tutti i suoi progetti. Donna Artemide, ma lo vedremo meglio nel prossimo episodio, può essere un tipo di donna che ha relazioni anche a lungo termine, ma non è detto che si sposi, ed rimane sempre completa in se stessa. E mi verrebbe quindi da passare a quelli che sono i lati luce e i lati ombra di questo archetipo, visto sotto il punto di vista dell'indipendenza e della sorellanza, connesse sempre al segno della Vergine. Quindi io come lato luce vedo innanzitutto l'empowerment femminile, questa grande connessione che c'è fra donne, fra sorelle, la protezione, la cura, il femminismo, il portare avanti delle lotte, il senso della giustizia, l'advocacy è fortissima dentro Artemide, e conosciamo bene il segno della Vergine che rispecchia queste qualità di protezione e cura. Un altro lato luce di Artemide è l'indipendenza e la forza. Sappiamo appunto come Dea Vergine quanto sia indipendente Artemide. Il segno della Vergine, continua ricerca del perfezionismo, porta ad avere una grandissima indipendenza e voglia di migliorarsi sempre. Se dovessi invece riconoscere appunto quelli che potenzialmente possono essere i lati l'ombra di un Artemide, come l'isolamento emotivo, Artemide, essendo appunto un archetipo molto forte di indipendenza, rischia anche di ritrovarsi molto sola. Ed è importante infatti che lei riesca a connettersi al suo archetipo sorella, la sorellanza che insieme alla Vergine, la cura, la protezione verso il prossimo, la porta verso la crescita personale. Sono molto contenta, sento molto connesso a me riguardo al suo modo di vedere la sfera femminile, il mondo femminile. Sono una persona molto legata ai temi della femminilità. E mi ricordo che in terza media ho portato la tesina sul femminismo. Già all'epoca sentivo molto forte questo tema, e soprattutto il contatto con la natura selvaggia dentro e fuori di me. Il rituale, quello che avrei voglia di condividere con te per questo episodio di Astro Day, è quello di connetterti alla tua natura selvaggia, cercare di portare a galla un'esperienza che ti faccia sentire il più selvaggio e autentico possibile. Nel mio caso vivo molto selvaggiamente quasi sempre, sono appunto molto legata a questo archetipo e mi piace esprimerlo il più possibile. In questi giorni sto dormendo qua sul gommone sotto la luce delle stelle. Però per te può essere qualsiasi cosa, non c'è bisogno per forza di qualcosa di estremo, essere un camping, una passeggiata in un prato, un bagno in un ruscello, una lettura che ti porti dentro il tuo wild, il tuo selvaggio. Io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con me, non vedo l'ora che esca il prossimo episodio per continuare a esplorare questo archetipo. Vedremo la dea della caccia, la che è la relazione che ha con tutte le altre persone che circondano questa dea indipendente, gli sviluppi e la fase della sua crescita, molto molto interessanti, e si parlerà di vulnerabilità. Ti ringrazio, ti abbraccio fortissimo e a presto, grazie. Estoy sentado en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto,